Ben trovati, video amatori e video amatrici, qua sul canale YouTube del Darione torna un video che insomma può interessare a molti, che riguarda la Saudi Pro League. Con me ci sarà Luigi Gemmi di Legend Football, che ci permetterà di fare il punto della situazione su tutte le ultime novità che provengono dal mondo Saudi, e soprattutto con un grande spoiler finale che insomma mette in discussione alcune delle cose che sono uscite sui giornali in questi giorni. Ma vi ricordo di lasciare un follow se vi interessa essere aggiornati su tutto quello che succede qua sul canale. E questa è la puntata speciale di Palla al Centro, un nuovo podcast che potete seguire su Spotify e in parte anche qua su YouTube. Ci vediamo alla fine della chiacchierata con Luigi. A dopo. Insomma, eccoci qua, amiche e amici, con, come vi avevo promesso nell'introduzione, il nostro Luigi Gemmi, che torna qua sul canale dopo un po' di tempo. Se non vi ricordate, scartabellate fra i video, ci sono tutta una serie di video che abbiamo fatto insieme a lui per raccontare l'esplosione della Saudi Pro League l'anno scorso. Ma appunto per questo, come vi dicevo nella intro, parliamo un attimo con Luigi, che è esperto per All Asian Football del campionato Saudi, del calciomercato di quest'anno, proprio del campionato arabo. A te, Gigi, che cosa è successo? Allora, ciao a tutti ragazzi, è successo l'incredibile in questa stagione, questa finestra di mercato, perché lo scorso anno sono stati spesi quasi 1 miliardo di dollari tra trasferimenti totali, anche ingaggi. Quest'anno invece il prezzo, diciamo, è dimezzato, si sta attorno ai 500 milioni, comunque una spesa importante, ma qualitativa, perché comunque tutte le squadre hanno speso intelligentemente. È stato fatto comunque un mercato non solo volto a portare giocatori d'esperienza, ma anche un mercato in ottica per far crescere il campionato. Abbiamo le 4 squadre principali, che sono l'Al Hilal, l'Al Ahly, l'Al Ittihad e l'Al Nasser. Principalmente sono queste 4 squadre, però a breve si vocifera di un'acquisizione totale da parte del PIF, sia della Lega Maggiore che della Lega Minore. Può essere un'arma a doppio taglio, perché comunque non troveresti più la competizione, diciamo, di andare, perché sono tutte società tue, quindi in ogni caso vinci, ti qualifica la Champions, fai tutto. Ma però dall'altro lato diciamolo dopo. Rimaniamo per ora sul mercato, perché questa è una notizia bomba che abbiamo dato in anteprima. certo. Quali sono, diciamo, di queste 4 squadre i principali acquisti? Allora, muovendoci per ordine, partiamo dai campioni in carica. L'Al Hilal ha fatto un mercato intelligentissimo già lo scorso anno, è andata a comprare comunque giocatori importanti di spessore. Quest'anno si è confermata con dei ritocchi. Importante comunque l'entrata di João Cancelo, che è dovuta all'uscita di Abdulhamid, che è andata alla Roma, ricordiamo, uno dei pochi che ha fatto il percorso inverso, e oltretutto senza marchette. Quindi è entrato Cancelo per 25 milioni, un acquisto top, perché comunque Cancelo a livello di terzini, esterni, laterali, così sia bassi che alti, è uno dei migliori in tutta Europa. L'ha dimostrato negli anni, l'ha dimostrato anche quest'ultimo europeo, l'ha dimostrato la scorsa stagione, e infatti è stato un acquisto, a mio avviso, top. Altro acquisto importante è stato sempre da parte della Hilal, quello di Marcos Leonardo, che arriva dal Benfica. E ecco, è arrivato per una cifra importante, è arrivato per 40 milioni di dollari. Marcos Leonardo era stato voluto, ricordate, tanto dalla Roma. La Roma l'aveva cercato, si stava per chiudere tipo a 12-13 milioni, una cifra irrisoria. Poi è andata al Benfica per attorno ai 20 milioni di euro. Adesso, dopo soli 6 mesi al Benfica, ha firmato per la Hilal, ha una media gol partite assurda, è un giocatore dalla quale mi aspetto tantissimo. Mitrovic ha qualche problemino, è leggermente infortunato, però non è una cosa grave. Quindi soprattutto ricordiamoci una cosa, cioè, anzi diciamola, Marcos Leonardo ha 21 anni. Cioè, certo, è questo assurdo. suo acquisto smontano, è uno di quelli che smontano, certo, no, quella tesi, i luoghi comuni, no? Chiaro, dove vanno solo gli anziani. E poi Marcos Leonardo, caspita, ha segnato 7 reti giocando solo 2 partite da titolare al Benfica in 6 mesi. Ha una scoring frequency di tipo no, ma è un grande acquisto ogni 40 minuti. Ma è fortissimo. Gli scout ne parlano benissimo, quindi insomma, è fortissimo, è un giocatore veramente forte. Non a caso era voluto, comunque Mourinho non è uno che di calcio non ne sa, e quindi era voluto fortemente. Andiamo avanti, dai, parliamo degli altri acquisti, delle altre big.
Allora, a livello di altri acquisti, passiamo all'Hilal. La connessione al Nasser di Cristiano Ronaldo è pressoché automatica. Ha fatto anche loro diversi acquisti veramente intelligenti. In primis hanno voluto sistemare la retroguardia con la porta e la difesa, che era un po' il problema principale della Nasser in queste stagioni. In porta è arrivato Bento dall'Atletico Paranense, un giocatore di 25 anni, anche questo giovane, portiere, quindi va ancora, perché i portieri hanno anche la maggiore longevità, doppio passaporto brasiliano-italiano, pagato 20 milioni di euro dalla Paranense, ottimo acquisto. Insieme a lui è arrivato in difesa Mohamed Simakan dall'Ipsia, giocatore che voleva anche il Milan la stagione scorsa, è andata all'Ipsia, il Lipsia l'ha rivenduto questa stagione a attorno ai 40 milioni di dollari, un acquisto comunque top, perché si sta parlando di un giocatore che ha 24 anni appena compiuti, classe 2000, giovanissimo, ha fatto tanto bene, ricopre tutti i ruoli della difesa, fa tutto, è un giocatore incredibile. Sempre lato al Nasser sono arrivati due esterni giovanissimi, qua lo stesso, c'è classe 2005, gente che ha 19 anni appena compiuta. Mica male. Sono arrivati Wesley e Angelo. Wesley è arrivato dal Corinthians per 20 milioni di euro, Angelo lo stesso 20 milioni per arrivare dalle giovanili del Chelsea, anche lui un passato in Brasile, Championship, ha giochicchiato, però ha 19 anni. Questi sono colpi veramente, veramente importanti. Mi hanno sorpreso perché non mi aspettavo un mercato così di scouting. Cioè, questo è un colpo che potrebbe fare benissimo il Real Madrid, Certo, oppure il Barcellona con i vari Estevao, Vinicius, cioè questi sono colpi in ottica futura. Ok, muovendoci per le squadre troviamo anche l'Al-Ahly Saudi, che per l'ultima finestra di mercato è stata tanto vicina a Osimhen. Squadra giovane, allenatore giovane, Jaisle, il tedesco, un classe 88 allenatore, caspita, 36 anni. Una squadra buona che lo scorso anno comunque ha lottato per arrivare in FC Champions League, una squadra che è ben strutturata, ha visto l'uscita di Saint-Maximin, però ha visto l'entrata a sua volta di Ivan Toney, non è arrivato purtroppo Osimhen, nell'ultima finestra del mercato troppo alta, alla metà è arrivato Ivan Toney, 42 milioni di euro dal Brentford, un giocatore che comunque segna, è un ottimo attaccante. Ottimo attaccante, è vero. Un ottimo attaccante e soprattutto classe 96, quindi non bollito nel pieno. Ivan Toney comunque ha un valore di mercato di 50 milioni sterline. Ok che in Inghilterra i valori sono così, però è un colpo. Ma, sì, ma poi diciamo che è stato anche il motivo per cui loro hanno potuto non sottostare alle giochesse della dirigenza del Napoli, che ha provato a rialzare il prezzo perché c'avevano già pronto Toney e hanno detto: sai cosa, te lo tieni Osimhen e noi andiamo su Toney. Certo. Tanti saluti. Altra dimostrazione, no? Del fatto che non è che siccome vengono dall'Arabia li puoi fregare come meglio credi, insomma, ecco. Certo, anche perché il management comunque ne sa, è un management che comunque organizza volente o nolente manifestazioni da tantissimo tempo, è un management che gestisce centri giovanili, perché è nato con il Qatar, se ricordiamo Xavi, no? L'Al-Sadd, la cantera, quella next gen, no? Dei talenti qatarioti, e poi tutto il management si è riflettuto sul Medio Oriente e quindi tutti quanti ora ci sanno fare, no? Anche perché vengono dall'Europa, la maggior parte vengono da un calcio fatto di scouting. Toney giovanissimo, cioè giovanissimo no, però non è neanche nel pieno, perché se il pieno adesso lo consideriamo a 30-31 anni, Toney è appena sotto perché è un classe 96, a 28 anni. No, infatti, perfetto. Ma andiamo invece a vedere, prima poi di passare alle considerazioni appunto anche diciamo di ordine organizzativo della Saudi Pro League, questa squadra che insomma in Europa hanno imparato a conoscere perché è salita quest'anno, dal Qazia, cioè tornata in Saudi, che invece ha fatto un mercato spaziale. Caspita. È stata la squadra che secondo me darà più filo da torcere a tutti, anche perché ha giocato le prime due partite, diciamo, senza i pezzi da 90, un po' riaggiustato, solo con gente locale più o meno, e ha vinto le due partite iniziali. Io, se vado a vedere il mercato dell'Alcazia, penso, ma caspita, ma questi fanno sul serio, anche perché è una neopromossa. Sa, in Italia c'è
diciamo, l'analogia col Como, il Como va, prende Varane, ecco, Varane sì che è un giocatore che comunque è da un po' fermo, ha i suoi problemi fisici, se no non sarebbe venuto al Como, ed è un giocatore classe 93. Se invece andiamo a vedere qua gli acquisti dell'Alcazia, caspita, cioè, sono stati presi tanti giovani di prospettiva, tanti giocatori allo stesso modo giovani, ma che nei loro campionati hanno fatto la differenza, campionati di gamba, perché adesso mi viene in mente l'acquisto di Quiñones, no? Dal Club America, un giocatore di 27 Certo. anni, arrivato per 15 milioni, ma che giocatore è? Un esterno di gamba, all'occorrenza che punta centrale, velocissimo. Aubameyang, che per anni è stato una delle punte più veloci d'Europa, adesso comunque va per i 36 anni, quindi un po' ha perso. Lui in allenamento ha visto dalle prime interviste era assorto che Aubameyang diceva questa è una freccia, hanno preso delle frecce. È stato preso poi Ezequiel Fernandez dal Boca Junior, tanto seguito dal Reale Barcellona, preso per 20 milioni, giocatore classe 2002, 22 anni, 22 anni. Sì, sì. E poi sono andati a prendere comunque Castells, no? Il portiere in Certo, America. esatto, da ex Wolfsburg, Werder, un grande Nandez da mio Cagliari, è Certo, stato preso certo, Nandez, certo, certo. che comunque a 28 anni non è versatile poi. È stata presa questa sfilza di sudamericani di gamba perché c'è questa idea, no, che il calcio sta virando verso una roba più atletica, più che tecnica, e sono stati presi tanti sudamericani che nelle gambe hanno delle preparazioni incredibili. Mi viene in mente anche no, Gaston Alvarez, l'uruguaiano del Getafe, terzino sinistro, 24 anni, preso. Cameron Puertas da Saint-Gilloise, che comunque ha giocato già una semifinale di Conference, un quarto di finale di Europa League, gente che comunque ha esperienza, ma 26 anni. Acquisti tutti così. Aubameyang, pezzo grosso, messo insieme, lì gioca a centravanti. Cosa gli puoi dire? Miglior marcatore dell'Europa League, della Coppa UEFA. Certo. Hanno preso Carlo Giménez, classe 2006 dal Villarreal B, giocatore che voleva prendere. Sai, il problema è quello, no? Perché il Barcellona lo voleva prendere questo Carlo Giménez e rigirarlo in prestito perché c'ha la sua cantera, il Barcellona, giustamente. Però, per dirti, altre squadre, mi viene in mente anche l'Espanyol, che rantola tra Serie A, Serie B, la Liga 1, la Liga 2, prendono magari questi giocatori, li mandano in prestito nella Nazionale, che sarebbe la loro Serie C, e poi quei giocatori magari crescono, ma dopo quanto? Invece qua sono stati presi proprio dei colpi mirati per l'inserimento e per il futuro. E questo mi ha Certo. veramente sorpreso, tolto il fatto anche che hanno preso Nacho dietro, comunque la squadra c'è. E loro mi hanno sorpreso veramente tanto. Se avessero preso Dybala, questi facevano la guerra all'Al-Hilal. Che mi dici ora in chiusura, su invece di questa storia che stavi accennando prima, ti ho interrotto per non spoilerare, Sì? su questa possibilità di acquisto da parte del PIF, insomma, perché in questi giorni su Repubblica, ma poi anche su rilanciato da Calcio e Finanza e da altri siti, è stata lanciata questa cosa, no, per cui i dirigenti del Ministero dello Sport saudita stanno girando l'Europa, in particolare in questi giorni saranno a Milano, per proporre una serie di pacchetti da acquistare, sicché è stata lanciata soltanto dai media italiani questa cosa, almeno quando abbiamo registrato questa puntata, per cui sostanzialmente venderebbero il 20% delle proprie squadre a ipotetici proprietari europei. Ora questa cosa a me sembra particolarmente poco realistica. E invece Certo. cosa ci sta dicendo Gigi? Cosa potrebbe succedere invece? Allora, diciamo la novità grossa è che il PIF andrà ad acquistare tutte quante le squadre del campionato maggiore, quindi della Saudi Pro League, e le maggiori anche di seconda divisione, di Serie B saudita, dove oltretutto c'è anche lì mercato fuori di testa, Serie B, Serie C, ci sono colpi veramente incredibili. Andate a vedere il video sul NIOM, sul canale di Olesian Football, perché quella è una roba assolutamente visionaria, come l'Alcazia, praticamente, farà quello stesso percorso. Il PIF acquisterà tutte le squadre, non solo queste quattro, e questo è quello che filtra dai vari mass media sauditi, dal Medio Oriente, questo è quello che filtra. Acquisterà tutti quanti al 100%, sarà un campionato tutto targato dal Public Investment Fund, c'è la possibilità che magari qualche investimento, qualche investitore, imprenditore europeo compri una piccola parte, ma rimarrà sempre tutto di
proprietà del PIF, anche perché comunque stanno crescendo loro, cioè se cresci, investi tanto e poi vendi, diciamo, a prezzo base, cioè non ha neanche senso. E quindi questo è quello che filtra, che il PIF acquisterà tutte le squadre, diventerà un campionato, arma a doppio taglio, perché diventerà un campionato, certo. un campionato comunque dove magari, sai, uno, che ne so, i vecchi imprenditori, quando c'era calcio in Italia, quando si faceva impresa, no? Quando fare le squadre era un passatempo e non era mero business, c'era anche la competizione con gli antiimprenditori. Invece qua non ti farei la guerra, cioè ti fai la guerra da solo praticamente. Ogni anno vinci, ogni anno arrivi in Champions, ogni anno vinci la Coppa perché è tutto tuo. E quindi c'è anche questa cosa che diano in gestione una piccola parte anche agli investitori europei, ma secondo me verrà tutto acquistato dal fondo principale e successivamente le cariche di presidente verranno messe da degli addetti ai lavori che però hanno, diciamo, dei ruoli amministrativi ma non sicuramente di proprietà. E un'altra cosa che volevo dire è che da poco è aumentato il numero degli stranieri. È da capire semplicemente la modalità di schieramento in campo, perché adesso sono 10 gli stranieri tesserabili da ogni squadra, a discapito di 2 anni fa che erano 7 e dell'anno scorso che erano 8. 10 stranieri, è da capire se sono schierabili tutti in campo contemporaneamente, questo non l'ho ancora capito, ci sono poche fonti, però lo capiremo col proseguire del campionato. Se vedi che una squadra schiera più di 8 giocatori, vuol dire che anche diciamo sullo schieramento in campo non ci sono limiti, nel senso che prima erano 7 di cui 6 a piacimento, uno asiatico come era capitato in Cina, no? Il famoso 3+1, 4+1 anche in Corea del Sud c'è. Adesso invece a quanto pare sono 10 stranieri, libertà assoluta, non c'è più limite dell'asiatico, non c'è più inserimento e quindi questo è anche curioso perché comunque metti una squadra, adesso stanno comprando anche portieri, terzini, metti una squadra che magari gioca con un mediano, saudita e poi tutti gli altri stranieri. Beh, mica male, Esatto. Un bel salto di qualità in avanti. Vabbè, io ringrazio ovviamente come al solito Luigi Gemmi che viene da Olegian Football, la casa madre di tutti noi. Seguite ovviamente Olegian su tutti i social possibili e immaginabili, oltre ovviamente a Gigi, metterò tutto in descrizione. Grazie Gigi. Grazie a te Dario, ciao ragazzi, ciao, alla prossima. Rieccoci qua, video amatori e video amatrici del canale del Darione. Ringrazio ovviamente di nuovo Luigi Gemmi di Olegian Football che ci ha permesso appunto di raccontare un po' che cosa succede in Arabia Saudita, nel campionato in particolare dell'Arabia Saudita, soprattutto poi con questa news finale, insomma, in cui il PIF, o quantomeno diciamo situazioni afferenti economicamente alla monarchia saudita, potrebbero comprare tutte le squadre, insomma, smettendo notizie uscite in questi giorni che raccontavano di appunto dirigenti del Ministero dello Sport saudita o della stessa Saudi Pro League che andavano in giro col cappello a chiedere finanziamenti a tutti i club europei, insomma una roba che insomma bisognerebbe stare attenti a diffonderla. Detto ciò, vi ricordo, lasciate un follow, cliccate sulla campanella sostanzialmente per essere aggiornati sempre sui video che escono qua. Questa è una puntata speciale di Palla al Centro, il podcast che ideo e che conduco principalmente su Spotify e in parte qua, quindi cercatemi anche su Spotify. Ciao ciao, a presto.